Ciao proprio YouTube, oggi sono tornato finalmente da Begnis Music dopo una piccola pausa, ma torniamo con un argomento veramente incredibile e con delle chitarre fantastiche che era un bel po' che volevamo provare. Ma ovviamente tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, dopo una piccola pausa e alcuni viaggi intorno al mondo sono tornato qui nella madrepatria e sono finalmente tornato con delle chitarre di livello, più che di livello. Sì, Quindi sì. Tom Henderson, un marchio boutique americano. Esatto, loro nascono a metà anni 80, nell'84 cominciano a produrre body e manici, poi iniziano con l'elettronica e successivamente, probabilmente già dall'85-86, a fare i loro strumenti super custom su richiesta, e secondo me loro adesso sono nei primi 3 marchi top in assoluto come studio proprio di soluzioni soluzioni tecniche sullo strumento e qualità costruttiva assoluta. Lo si capisce immediatamente quando lo si prende in mano queste chitarre, perché io dei manici lavorati così su nessuno strumento probabilmente li ho mai presi. È veramente incredibile il modo in cui è disegnato il tacco del manico e il sistema a viti. Poi vi farò dei dettagli perché questa è proprio la particolarità di Tom Henderson, che si sono inventati una serie di caratteristiche costruttive che sono andate a rifinire tutti quei dettagli che rendono effettivamente il tacco del manico, l'inserimento del manico così calzante che riesce a dare una trasmissione del suono praticamente perfetta. Assolutamente, e lo fanno anche sulle single cut, quindi quello che potremmo definire il loro single cut tipo Les Paul non è incollato, ma è comunque avvitato in questo modo. Sì, e poi vi lasceremo qui in descrizione anche la pagina di Tom Henderson che fa vedere effettivamente come vanno a lavorare questo tacco del manico, perché è molto particolare. È proprio lì che effettivamente loro vanno a giocarsi la partita in termini di stabilità e di intonazione e di come sono costruiti gli strumenti. Ci sono strumenti molto vari, di cui una chitarra che vediamo oggi ha anche una forma originale totalmente loro, però fanno anche, come questa qua, ovviamente riproduzioni di chitarre più classiche, in questo caso una Stratoide Icon, HSS. Icon Classic HSS, in questo caso abbiamo leggermente reliccata, è proprio poco, cercherò di farvelo cogliere in camera. Molto bella per quanto mi riguarda, mi piace veramente tanto, anche il contrasto col battipenna più scuro. Credo sia palissandro, acero, e ontano e Alder, quindi classicissimo Stratoide. Meccaniche autobloccanti, ponte a due viti. E suona così in questo bruttissimo amplificatore, un Mezzar Barba M0 100 watt. Ci trattiamo male come sempre. E oggi diciamo che non abbiamo un setup brutto, anche perché abbiamo anche dei pedali, anzi in questo caso un pedale, il Vemiram Gen Ray, che utilizzeremo per avere un pochino di, potremmo dire, croccantezza nel canale pulito. Poi il gain ce l'ha già il Mezzar Barba, e poi per un po' di ambiente anche il nucleo di casa Cornerstone, che è un pedale che non credo che serva effettivamente presentare, praticamente sold out nel momento in cui entra in negozio. È un pedale veramente riverbero incredibile. Ma sentiamo come suona. Incredibile. Che dinamica. Ha una dinamica incredibile, anche l'ampli qui è incredibile, perché ci permette effettivamente di giocare anche con la dinamica che ha lo strumento. Gli do anche un'accordata così siamo tutti contenti. Molto precisa, molto a fuoco, intonatissima. Ha il suono da strato. Sì, si chiama. Ha il suono da strato, ha il punch nel pick-up al manico. Appena si passa all'humbucker effettivamente riesce a dare anche già distorsione nell'amplificatore. In questo caso era soltanto il canale
pulito dell'M0, adesso provo a farlo con il Vemiram, quindi spingendolo un altro po', Spingiamo un attimo. e poi mettiamo anche il canale distorto che è là che effettivamente si gioca la partita, soprattutto per un HSS, dà questa possibilità qui. Certo. Molto John Mayeroso come Sì, suono. sì. Più moderno ha quel sicuramente. quack, diciamo, però va a richiamare quelle medie che magari sono date da setup molto diversi da questi. Assolutamente. E però effettivamente ti riesce a dare quel tipo di suono lì, un po' più spinto, soprattutto con l'humbucker ovviamente molto più spinto. Chiaro. Però siamo sempre sul canale pulito, andiamo a divertirci col distorto anche. Porca miseria, come prende i pedali quell'ampli Sì, qua. è pazzesco, perché comunque avendo già tanto gain, sì. con il Vemium riesce a smussarsi un po' e diventare proprio super tagliente, preciso. È molto preciso, cioè resta proprio a fuoco, Sì, non non impasta spancia completamente, assolutamente. sì, veramente incredibile. Eccezionale. Poi vabbè, qua non stiamo prendendo tutte le cose praticamente Esatto. migliori che potevamo prendere, ma con Esatto. queste chitarre chi compra una cosa del genere lo fa perché vuole questo livello di attrezzatura, quindi ci può stare come logica. È incredibile. Da suonare, ragazzi, è burro. È veramente incredibile come strumento. Questa è settata come è arrivata, non abbiamo fatto setup su questa. È veramente assurdo, è veramente... Cioè, adesso metto un riverbero un po' più lungo col nucleo, perché con questa, secondo me, anche visto la presenza che ha, le frequenze che ha, anche con tanto riverbero riesce a uscire. Sentite. Incredibile. Spettacolo. Incredibile, sì, il nucleo mi sto divertendo tanto. Questo è il mio, ci ho fatto un video se siete interessati per come fare questo preset. Certo. E ti dà una possibilità di giocare con dei suoni veramente incredibili, ma se la chitarra te lo permette. Perché se tu prendi una chitarra che parte impastata e che non è precisa, si perde molto facilmente. Vabbè, certo, sì, con un riverbero così lungo e così scimmerato, diciamo, e diventa tutto un pastrocchio, invece così no. No, bella chitarra. Un classicone. Altro classicone che abbiamo qui è, diciamo che la cosa che io sempre, diciamo, noto è difficile migrare a una Telecaster, no? Poi però provi una Tom Henderson Telecaster, dici però qualcosina effettivamente in più sembra che te la dia. Sì, beh, sicuramente, perché comunque segue la filosofia Tom Henderson di strumento più moderno. Infatti
tutte le Tom Henderson, tra l'altro, hanno il radius da 12-14, un compound su tutti i loro strumenti, Sì. perché Per loro è il punto di ottimo. esatto, è l'equilibrio perfetto tra suonabilità diciamo setup dello strumento. Sì, diciamo, Super comode. tastiera così piatta sicuramente risolve, virgoletto, anche i problemi classici degli strumenti tipo Fender, no? Con Esatto. radius 7,5, quindi i bending sono molto più facili da gestire. Sì, chiaro. Ed ecco la cosa che dicevo prima, le chitarre sono burro da suonare, Esatto. e in questo caso Telecaster, ragazzi, pick up al ponte, un pochino di gain nel canale pulito e già ci siamo. Che bell'attacco che è Bella, questo. si Porco sente cane. subito. Beh, il classico cambio strato tele che ti puoi Certo, aspettare, ha più attacco, però come tutte le tele, nel momento in cui vai comunque al pick up, al manico, puoi farci le cose da strato, diciamo. Sì, Dovete trovare un ampli che passa da questo è incredibile, uno dei migliori amplificatori che mi sia capitato tra le Mezzo mani. overdrive, Sì, veramente pazzesco. incredibile, perché ha una varietà di suoni insieme a una chitarra che fa questi suoni, diciamo, Sì, con sì, questa dinamica che è praticamente infinita. Esatto. Stesse sensazioni che si ha sulla HSS come logica, è una concezione classica rifinita al punto tale che non dovete combattere con lo strumento, perché molto spesso una cosa che ogni tanto mi piace comunque avere la strato che è un po' più dura, con la scala 25,5 che ci devi un po' lottare per far riuscire il suono, no? Beh, anche questo è un 25,5. Però qui non hai quell'impincio, qui è Esatto. una cosa che proprio si suona da sola, è veramente incredibile. Sì, hanno preso l'heritage, diciamo, del Sì, vintage, sì. quel suono lì, riportandolo nei tempi moderni per le esigenze di musicisti moderni. Poi ovviamente qui abbiamo le classicissime settle in brass, quindi in ottone, compensate, quindi l'intonazione in questo caso è perfetta, Certo. e ha anche quei suoni classici da tele. Incredibile, Sì, veramente sì. incredibile. Spettacolare. Diciamo che Spettacolare. se tu dici voglio una tele che fa tutto, come tutte, comunque le tele sono le chitarre versatili, Molto ma se io versatili. devo avere una sola chitarra che deve essere una tele e prendi una cosa del genere, diciamo che non ti potrai lamentare mai nella vita. Esatto. È tutto quello che ci si aspetta da uno strumento di questo livello. Ci sono meccaniche autobloccanti che, ok, col ponte fisso non sono necessariamente obbligatorie per l'accordatura, però ragazzi nel cambio corde vi fanno risparmiare così tanto tempo che perché non mettergli in uno strumento di questo tipo? Sì, esatto, sì. Ti velocizza il cambio corde, comunque aumenta la precisione. Sì, veramente strumento incredibile. Però
i primi due diciamo sono abbastanza classici, cose tra virgolette già viste, Esatto. fatte al miglior livello possibile. Se invece volete andare a prendere uno strumento che è un po' più particolare, diciamo come se una Strato e una Les Paul fanno un bambino, no? Perché Esatto. è una Les Paul, diciamo se uno la Sì. guarda da davanti è una Les Paul a È una tutti gli single effetti. cut, i legni sono quelli di una Les Paul, di una Les perché Paul, abbiamo però Mogano, con acero. la caratteristica del manico avvitato. Manico avvitato, loro montano su questa, cioè abbiamo montato su questo modello tastiere in ebano che loro chiamano Black Art, che è appunto una qualità di ebano che dà per densità e grana del legno un maggior bilanciamento sulle medie frequenze, Ok. quindi non risulta tra virgolette vetroso come potrebbe risultare un ebano classico. Interessante. E quindi sì, loro sono Super studiati. super studiati. Sì, E certo. poi una cosa che non abbiamo detto prima, non ci sono chitarre pronte, cioè le Tom Anderson sono le tutte devi custom sono order. tutte custom order, assolutamente. Tra l'altro mi sono scordato di dire una cosa che è simpatica. La Strato che abbiamo preso prima è la chitarra più pesante del gruppo, ha Esatto. la bellezza di 3,3 kg. 3,3 kg, esatto. Quindi vi lascio immaginare questa chitarra Questa pesa 3,2 3,2 kg, 3,2 ragazzi. kg, Cioè, sì. una cosa incredibile per una chitarra in mogano col top, cioè è veramente Esatto. una cosa spaventosa, Sì. che fa capire anche il tipo di selezione di legni che loro fanno. Assolutamente. Che è di un livello altissimo. Sentiamo come suona. Ovviamente, cosa importante, questi humbucker che sono molto belli da vedere così, non sono pick-up attivi, sono No. dei normali pick-up passivi con una copertura Esatto. che li fa, diciamo, somigliare a dei pick-up attivi. Sì, in alnico, magneti in alnico, abbastanza moderni come concezione, però sono passivi. Sentiamo. Si sente che spinge ovviamente l'ampli di già più, di più. certo. Effettivamente, altra Altra ambulanza. ambulanza. La cosa interessante è che comunque mantiene abbastanza dinamica, dà in base a come uno plettra pulire effettivamente come suona l'ampli Esatto. e anche con l'humbucker riesci ad avere un suono pulito che poi puoi spingere. È il suono rock quasi perfetto questo. Sì. E siamo con pochissimi elementi, perché Sì. c'è il Vemiram acceso col boost e la parte pulita dell'ampli. Per ritmica rock questo è praticamente perfetto. Compresso pochissimo, molto Sì. dinamico, Sì. è molto arioso come crunch, sì, tanta roba. Si Fantastico. sente che è abitato il manico, Stavo dicendo la stessa cosa, ha un attacco che non ha una Les Paul Sì. col manico incollato. con la ciccia delle Les Paul.
è meno tagliente delle altre due che abbiamo provato, tende a impastare nel senso buono, chiaramente, Sì. un po' di più, cioè tende a riempire un po' più il suono, però ha quell'attacco lì che Sì, ha che è questa particolare. percussività, questa Esatto. cosa quando... Sulle corde basse ha una Sì. percussività Ricorda particolare. un po' i suoni alla Van Halen, Sì. con quell'attacco che aveva la Sì. Frankie col Marshall sparato a cannone, no? Esatto. Questo attacco percussivo qua, che solitamente su chitarre a scala corta Questa come scala questa, corta, sì. non è facilissimo ottenere. Direi che questo setup qua ci sta dando delle belle Sì, soddisfazioni. cavolo, altro che. No, è bellissima. Altro Tra che. l'altro è una cosa che io non avevo mai visto in nessuna chitarra. Io ho fatto anche già un dettaglio perché mi ha sorpreso. Il ponte, in questo caso, non è come in tutte le Les Paul che sta sopra il top in acero, ma effettivamente c'è uno scasso che va ad invitare effettivamente il ponte Sì. e questo permette di avere un setup dello strumento che è incredibile perché si riesce praticamente a allineare diciamo, l'inserto del manico all'altezza del ponte. È una Esatto. soluzione tecnica veramente fantastica. Super, Fantastica. super studiate le cose, sono anche a livello di finitura proprio visiva, di vabbè, gusto, è quello- bellissimo da vedere. Il modo in cui è anche semplicemente smussato Esatto. è pazzesco. È rifinito da Dio e poi appunto si capisce che c'è uno studio tecnico dietro notevolissimo. Sì, è veramente uno degli strumenti, forse di Tom Henderson, che al momento mi ha sorpreso di più. È veramente, veramente pazzesca. E Ottimo. tutte però hanno un manico pazzesco, atomico proprio. Sì, e hanno delle curve, dei shape dietro diversi, nel senso che comunque anche loro ti danno la possibilità di scegliere tra manici un po' più grossi, un po' più fini, un riven taper piuttosto che... Sono tutti molto moderni quelli che abbiamo usato Sì, adesso sì, comunque. quelli un pochino più vintage erano quello Sulla Strato. sull'Icon Strato, sì, sull'Icon Classic, però questi sì sono un po' più moderni. Ok. Direi di muoverci invece sulla chitarra probabilmente più moderna Questa di quelle sì. che c'è nel Questa sì. gruppo di oggi, che è l'unica che va ad avere 24 tasti. Esatto, del il modello gruppo. Angel. È Con un 24 super stratone. Sì, questa qui super mega strato, scala strato, si può vedere anche il manico in acero, perché che vedi la paletta, è più scuro degli altri perché loro hanno 3 gradi di cottura roasted. di roasted, Ok. esatto. Questo qua è il caramel se non sbaglio. Splittabili, quindi un humbucker splittabili in questo Esatto, caso. certo. Sì, assolutamente. Selettore a 5 vie, 5 vie, interessante. sì, perché combina poi Quindi vari c'hai i pick up paralleli. interni, esterni, Sì, un po'. coil esterni, coil interni. Molto interessante, quindi diciamo variazioni tonali qui ce ne saranno Tutto quello che N vuoi. mila. Tutto quello che vuoi. E immagino che con questo amplificatore, ragazzi, cadiamo bene con qualsiasi chitarra, però secondo me questa ci si sposa particolarmente bene. Visto il tipo di strumento, l'ho accordata in drop prima. Ci sta, perché secondo me il vibe è quello. Già spinge di più delle altre, ma ci sta, è una chitarra che è pensata per spingere, per essere più moderna e darvi quel tipico suono là, no? Qui con un po' di riverbero, ragazzi, un po' più lungo, un po' ambient, si entra subito in quei territori tipo Rebea Massad, questi... Il canale pulito ancora. Questo è canale pulito, assolutamente. Non Ragazzi. stiamo spingendo. Adesso sì.
Madonna, fantastica. questo è il suo, Fantastica. Sì, questo, sì, questo si fantastica. sente proprio che è pensata per Sì. spingere, per andarti a dare questo suono bello compresso che non spancia neanche quando tutto No, questo gain qua rimane assolutamente bello no. preciso sulle medie. E pensa che ha gli stessi pick-up della Bobcat che abbiamo Vabbè, abbiamo qua provato secondo prima. me è 25 questa la Questa è scala. 25,5, sì, Quindi magari legni questo diversi aiuta chiaramente. anche, dei regni un Sì, po' sì. più aperti. Però come cambia appunto Anche il pur avendo lo ponte. stesso pick-up, come cambia il Sì, suono cambia in base allo tanto. strumento. Proviamo lo splittato. Chitarrone. Ci puoi fare di tutto con quegli strumenti qua, cioè non ti Chitarrone. non ti limitano davvero in Veramente nulla. fantastico. Sì, sì, ha anche questo manico. È la cosa che mi sta Perfetto. sorprendendo di più. Certo. Perché le verniciature sono tutte impeccabili. È uno strumento che costa così tanto, deve essere Deve così. essere così, esatto. Però il modo, anche magari il tipo di profili come lo fanno loro, ci sarà qualche cosa che o sulla mia mano si sposa particolarmente bene, quindi mi piace parecchio, Certo. oppure sono semplicemente comodi. Cioè, Sì, sono tutti manici satinati, Satinati. e loro il satinato lo fanno a mano proprio da un liutaio che lo fa e quindi mi correggo un attimo sul discorso dell'acero, questo è proprio il chocolate, nel senso quello che più è quello roasted. più cotto. Ok, Sì. sì, infatti è Perché molto c'è il scuro. normale, c'è il caramel e il chocolate, questo qua è molto scuro, è il chocolate. Bello, bello anche questo. E devo dire che anche i puliti rimangono. Ci si può fare di tutto. Sì, sì, di tutto. Di tutto. Cioè, se voi Assolutamente. avete un'accoppiata così, avete Non vi vinto. serve nient'altro. Avete vinto già nella vita se avete un'accoppiata così. Esattamente. Ragazzi, cioè, qua stiamo parlando della più alta espressione di liuteria Esatto. che uno può aspirare ad avere, veramente incredibile. Esatto. Però anche questa, diciamo che si allaccia a un heritage nota, che è quella delle forme super strat. Esatto. C'è però uno strumento che vi facciamo vedere adesso, che credo si chiami Wolfund. Ogni volta mi viene Wolfund. Wolfgang pensando alle Van Halen, ma sbaglio. No, Wolfund si chiama, è la loro forma, diciamo, proprietaria che hanno fatto con questo modello. E la cosa interessante ovviamente è che, soprattutto dopo tutto quello che è successo anche con Fender, dibattiti, ma dovete inventare le vostre forme, e Tom Eccola. Henderson già ha la sua risposta. Esatto, Devo dire non che c'è problema. non l'avevo ancora vista in questo tipo di colorazione dal vivo. È molto, molto bella, Sì. mi piace. Sì, è bello. Ha una forma interessante, anche questa è col manico avvitato, Manico come avvitato, tutte. assolutamente. Ponte, diciamo, è un po' anche qua un ibrido, riprende una Les Paul del 56 con i P90 più o Sì, meno, sì. quello che potrebbe essere una parte sopra di una Stratostyle col manico avvitato. Scala corta, semplicissima, volume tono in questo caso, e selettore a 3 Tre vie. posizioni. Sentiamo un po' come spinge l'ampli. Ma allora, la sensazione rispetto alle altre è, vabbè, ovviamente, ha un suono diverso da tutte perché è la prima col P90, quindi Chiaro. già di base ti porta in un territorio che è diverso da quello delle altre. Esatto. Ha quel, diciamo, twang dato dalle chitarre a 2 pick-up, Sì. quindi ha un po' più di questo.
classico delle più di- chitarre, sì. soprattutto con la posizione centrale, e ha il pick-up al manico, che ovviamente probabilmente tra quelle che abbiamo sentito è il più blueseggiante di tutte. E non spinge tantissimo l'amplificatore, quindi si sente che sono dei pick-up più vintage come tipo di taglio. Vabbè, il P90 moderno tendenzialmente non è che è una cosa che si vede effettivamente Sì, no, molto spesso. esatto, il P90 ha il suo carattere. Questa qui ha il manico un po' più ciccio, Sì. perché è medium più 30, quindi è un po' più Sì. grossi, ti riempie un po' di più la mano. Comunque non si avvicina a quello che è la concezione vintage di un No, manico. no, E rimane assolutamente. comunque un manico più sottile, Certo. in concezione comunque chiave moderna, non c'è un manico scomodo tra queste, anche qua secondo me questa qui è una bella rock machine. Per ora sentiamo il canale pulito col Vemiram. Voicing completamente diverso dalle altre. Assolutamente. Ha molto medio-alte rispetto agli humbucker, però rimane bella corposa. Mi sa un po' di Jared J. Nichols, l'hai presente? Anche un po' più di gain. Porca miseria, il pick-up al manico comunque appena va a abbassare Sì. un po' il volume, va a darti ancora attacco, rimane bello pieno. Sì. Wow. Sì, e poi calcola che comunque sono il P90 su un body swamp hash, quindi è particolare rispetto al P90 Sì, che di certo, solito viene sul abbinato al Mogano. Mogano, più o meno. Sì, sì, sì. Questa sicuramente è una sonorità ancora più particolare. Sì, mi piace molto, devo dire. Perché sì, passa da questo suono caldo e poi effettivamente col gain sempre pick-up al manico. Sì, è pazzesco. Sì. Molto molto più versatile. Qui ci sarà, non l'ho aperta, ma ci sarà qualche capacitore, qualche resistenza, insieme di Può resistenze che effettivamente dà un po' di treble bleed. Sì, sì, E si può sente essere. veramente tanto e funziona veramente bene. Cioè il pick-up al sì, manico sì. lo potete usare tranquillamente per farci anche le ritmiche. Anche sì, anche come ritmica rende. Incredibile. Sì, questo vabbè, si vede, come dicevamo prima, sono studiati, nel Esatto. senso che ogni strumento, questo è anche molto più stile di, diciamo, una Les Paul style, sì. e infatti è leggerissimo. Pesa 2,9 kg. Leggerissimo, è bellissimo anche questo. Impeccabili, strumenti impeccabili. Io vi consiglio, come dico spesso quando proviamo questi strumenti qua, veniteli a provare, perché non ci si può rendere conto di quella che è la differenza quando si prende uno strumento in mano di questo tipo se non lo si suona. Esatto, Perché assolutamente. veramente è tanta, più di quella che immaginate la differenza. Sì. È notevole, è veramente Decisamente. notevole. Ovviamente, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like a questo video, perché torneremo a parlare di Tom Henderson nei prossimi episodi, Assolutamente. e anche quando arriveranno magari nuovi modelli e nuove novità. Quindi se vi interessano questo tipo di giri di video, mi raccomando, supportate il canale. Per il video di oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.